Ciao, vediamo insieme come realizzare un effetto luce al neon molto accattivante con Adobe Photoshop. Immaginiamo di aver già caricato la nostra foto nell'area di lavoro. Possibilmente utilizziamo foto che abbiano uno sfondo scuro o comunque con una tendenza cromatica verso lo scuro, verso il buio. Questo perché l'effetto ci permetterà di enfatizzare il soggetto centrale. La prima cosa da fare è, sempre consigliabile, duplicare il livello sfondo. Quindi dal pannello livelli andiamo a selezionare il livello sfondo e lo andiamo a trascinare manualmente verso l'iconcina crea nuovo livello in basso a destra, oppure selezionato il livello potremo andare sul menu livello e duplicare il livello con l'opzione duplica livello. Ora andiamo a selezionare lo strumento penna e andiamo a creare il nostro oggetto attraverso cui passerà l'effetto luce al neon. Selezioniamo lo strumento penna e dal pannellino dinamico nella parte alta andiamo a selezionare l'opzione forma. Da qui andiamo a dare uno spessore di traccia inizialmente pari a 15, dopodiché andiamo a disegnare la nostra forma. Una volta chiusa la forma, si crea automaticamente il livello forma nel pannello livelli. Tornando sul pannello dinamico, andiamo ad aumentare lo spessore della forma. Un qualcosa del genere in modo da enfatizzare, l'effetto luce che vedremo a breve. Bene, ora possiamo andare a creare una maschera e associarla a questo livello. Quindi con il livello forma selezionato ci spostiamo verso il basso del pannello livelli e clicchiamo qui su aggiungi una maschera livello. Questo perché dobbiamo nascondere le parti di oggetto e mostrare solo quelle che intendiamo rendere veramente visibili. Esistono diverse modalità per rendere questo attivo. La modalità più veloce è sicuramente quella che andremo a vedere adesso. Quindi dovremo andare a nascondere dietro il soggetto della nostra foto una parte dell'oggetto, mostrando invece tutto il resto. Una volta attivata la maschera è selezionata, andiamo a selezionare lo strumento pennello. Assicuriamoci che siano attivi i colori bianco e nero, questo perché il bianco ci permette di mostrare e il nero ci permette di nascondere. Una volta selezionato lo strumento pennello, facciamo un clic col tasto destro sull'area di lavoro, quindi sulla foto, selezioniamo un pennello duro con una punta che abbia una dimensione pari a 60-80 pixel. L'importante è che dall'anteprima noi ci accorgiamo qual è quello più utile al nostro scopo in base alle dimensioni della foto e in base alla dimensione dell'oggetto, quindi della forma. Ce ne rendiamo conto appunto avendo come riferimento lo spessore. Facciamo un clic all'esterno, abbiamo attivato la nostra punta di pennello, facciamo uno zoom in avanti e come vedete io attivando il colore nero vado a nascondere solo la parte che mi interessa nascondere. Se ho tagliato troppo, con la scorciatoia da tastiera, la lettera X, attivo il colore bianco e lo vado a rimettere. Con la manina, lettera H, mi sposto verso il basso perché voglio fare in modo che questa parte passi dietro il braccio. E quindi andremo di nuovo a nascondere. Come vedete, sul livello maschera, le parti nascoste sono colorate di nero. Seleziono di nuovo il nero con la lettera X, di nuovo lo strumento pennello e vado a nascondere. Questa parte non la sto chiaramente cancellando, ma la sto nascondendo e quindi mascherando con il pennello nero in questo modo. Ed ecco qui, ora che ho posizionato l'oggetto esattamente come desidero, quindi mostrando e nascondendo determinate parti della sua forma, con il livello selezionato mi sposto, quindi cambia la selezione dalla maschera alla forma, mi sposto in basso, lì dove c'è appunto il pannello opzione diffusione con tutti gli effetti che posso applicare e quindi gli effetti di stile che posso applicare alla forma. Nella fattispecie in questo momento andremo ad applicare due caratteristiche di stile che andranno ad enfatizzare e a costruire l'effetto in modo performante. La prima è bagliore esterno, faccio un clic. Vado a selezionare un colore che sia di contrasto con lo sfondo, nel senso che mi dia un effetto di luce, di visibilità rispetto al soggetto e allo sfondo. In questo caso un celeste perché è luminoso e perché mi fa da contrasto con il colore dello sfondo. Vado ad applicare questi parametri: metodo di diffusione normale, un'opacità al 97% o anche totale al 100%, nessun disturbo, non applico una sfumatura ma un colore pieno. Come tecnica di adattamento dell'effetto di bagliore esterno applico chiaramente una tecnica più tenue, un'estensione al 5% e una dimensione del 100%. Chiaramente questi parametri sono modificabili in qualsiasi momento e per qualsiasi esigenza. L'importante è sempre andare a raggiungere quello che è il nostro effetto finale, senza strabordare ma nello stesso tempo mantenendosi fedele allo
l'obiettivo. Lasciamo di default la sezione qualità così come ce la presenta il programma, ma ripeto, anche qui possiamo andare a fare delle modifiche nel caso volessimo modificare il contorno del bagliore, andando a modificare appunto il riquadro contorno, oppure scegliendo dei contorni predefiniti. Dopodiché andiamo ad applicare un altro effetto, l'ombra esterna. Anche qui faccio in modo di avere lo stesso colore che ho applicato anche al bagliore, però vado a cambiare metodo di fusione. Da normale passo a schema lineare aggiungi. Questo mi permette di enfatizzare ancora meglio la luminosità del colore rispetto appunto allo sfondo e all'immagine completa. Lascio un'angolazione di 30 gradi, uso la luce globale chiaramente e applico questi tre parametri: una distanza di 3 pixel, un'estensione di 11 e una dimensione di 250. Il resto lo lascio di default così come ce lo presenta il programma, ma chiaramente nessuno mi impedisce di modificare questi parametri rispetto a quelle che sono le nostre esigenze. Se vogliamo enfatizzare un aspetto di questo stile piuttosto che un altro, possiamo andare a modificare questi singoli parametri. Diamo l'ok. Come vedete comincio ad avere una percezione molto netta dell'effetto, ma per enfatizzarlo ancora di più mi appoggio ai livelli di regolazione, che trovo sempre nella parte bassa del pannello livelli, qui dove c'è quest'iconcina rotonda. Faccio un clic e si apre il menu a tendina con tutti i livelli di regolazione. Il primo livello di regolazione che andrò ad associare sarà quello della tonalità saturazione. Lo vado ad applicare a tutti i livelli sottostanti e vado ad aumentare magari la saturazione, quindi i colori di tutti gli elementi della foto, quindi sia dell'oggetto sia della foto stessa e quindi del soggetto centrale, più o meno con un valore tra 20 e 30. Dato che questo livello di regolazione produce un effetto particolarmente invasivo, andrò a diminuire il livello dell'opacità portandolo magari intorno ai 39-40. Così facendo, mostrando e nascondendo l'occhiolino, vedrò l'effetto comparire e scomparire e mi renderò conto che l'applicazione è leggera ma presente. Seleziono di nuovo il livello della forma, torno sul menu livelli di regolazione e vado ad applicare una sfumatura. Ora, l'idea è quella di mantenere le cromie utilizzate finora, quindi celeste, blu, azzurro. Vado ad aprire il menu delle opzioni sfumatura con l'editore della sfumatura. In questo caso posso appoggiarmi tranquillamente a una sfumatura che va dal blu al bianco. Clicco su ok, lascio lo stile lineare, un'angolazione di 90 gradi va benissimo e lascio tutti gli altri parametri così come di default me li presenta il pannellino opzioni di riempimento sfumatura. Clicco su ok, lo trascino più in alto. Chiaramente per adesso sembra tutto nascosto, o meglio tutto coperto dal livello di regolazione riempimento sfumatura, perciò andrò ad agire strategicamente con i metodi di fusione. Apro quindi il menu a tendina dei metodi di fusione, mi sposterò su luce intensa in modo da dare questo effetto di nebbia mista alla luce, alla luminosità, e andrò a diminuire leggermente il grado di opacità di questo effetto, abbassandolo notevolmente, magari portandolo intorno ai 20. Chiaramente anche qui è a discrezione di quelli che sono i nostri obiettivi da raggiungere. Possiamo anche enfatizzare l'effetto, diciamo così, nebbia rispetto alla luce al neon, aumentando e diminuendo il grado di opacità del riempimento sfumatura. Ed ecco il nostro effetto completato. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video di Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got